ringraziando Adalberto. Grazie mille. I will speak English. My Italian is really basic, and Adalberto will try to translate what I'll be saying, if you don't mind. So, let me draw two parallels between the history of Italy and the history of Ukraine. In 1696, Napoleon invaded Italy and took some of its major cities, like Milano. Imagine that it's like Ukrainian Donetsk, Genova, or Venice, which is like Luhansk. He approached Florence, which is like Kharkiv in Ukraine. He took Pisa, which is like Izum. What kind of justifications Napoleon would have given for this aggression? Let me explain by this example about what are the justifications for Putin. Grazie, parlerò in inglese e traduco quello che padre Cyril ha detto. Vorrei fare un parallelo con la storia italiana per una comprensione di quello che avviene in Ucraina. Immaginatevi Napoleone nel 1796 che occupa Milano, che potrebbe essere Donetsk, Genova, che potrebbe essere Lugansk, Venezia si avvicina a Firenze, che potrebbe essere Kharkiv, e occupa Pisa, che potremmo dire corrisponde a Izum. So his justification for that would have been like this. He would say, look, I represent the Holy Roman Empire here, which existed in the past, long time ago. It did not exist anymore. Right? Voltaire famously said that the Holy Roman Empire was neither holy, neither Roman, nor empire. Right? It existed long in the past, but Napoleon believed that it still exists. Quale poteva essere la giustificazione di questa invasione? Napoleone poteva dire: ma io sono venuto in nome del Sacro Romano Impero, dell'impero romano che esisteva in queste regioni, e quindi le ho ricostituite all'interno di questo unico impero. He would say, my predecessor, Charles the Great, was crowned by the Pope. Il mio predecessore Carlo Magno era stato incoronato dal Papa. And he is the Bishop of Rome, and he coronated my predecessors in Aachen, Charlemagne. Therefore, I have right to retake Rome, because this is the cradle of the statehood of the state that I represent. Il mio predecessore Carlo Magno era stato incoronato a Roma, e quindi ho il diritto di riprendere Roma, perché è la culla dello Stato che è rappresentato dal mio predecessore e che io continuo. He would say that Rome is a holy city, not just for the entire world, but for my state, for my empire. Roma è una città santa non solo per tutto il mondo, ma in particolare per il Sacro Romano Impero, che è continuato dal mio impero, l'impero napoleonico. Therefore, for me as a statesman, for my state, France, it is crucially important to keep Rome, because this will give legitimacy to my statehood. La presa di Roma, il mantenimento di Roma all'interno dell'impero francese è vitale, perché dà legittimazione a questa idea imperiale occidentale. Yes, and of course the Archbishop of Paris would completely support these claims. He would say, yes, Rome is less important nowadays ecclesially than Paris, just because popes used to be in Avignon, in France. L'arcivescovo di Parigi potrebbe sopportare questa visione dicendo: sì, anche dal punto di vista ecclesiale Roma è meno importante di Parigi, tant'è vero che c'è stato un tempo in cui il Papa era ad Avignone, cioè in Francia. So this sounds absolutely absurd, right?
But that is exactly how Putin thinks. Questo è assolutamente paradossale, è quello che ho voluto esagerare con questa iperbole, ma è quello che pensa Putin. He presents himself as a successor to the states and the empires that existed centuries ago and don't exist anymore. Si presenta come il successore di quell'idea imperiale che esisteva secoli fa, ma che non esiste più. He claims that Moscow is superior, like historically, politically, to Kiev, even though Kiev existed centuries before Moscow. When Kiev flourished and had churches, the same mosaics as you have in your cathedral here in Pisa, Moscow was just a forest. Sostiene che Mosca sia più importante di Kiev anche dal punto di vista storico, che ovviamente è un falso. Kiev era fiorente, aveva mosaici straordinari come quello della vostra cattedrale a Pisa, quando Mosca era semplicemente un punto in una foresta. And the most tragic and pathetic part of these narratives is just like Napoleon did not believe, in religion, in the historical importance of the cities of Rome, whatever. So Putin doesn't believe in what he says. E la cosa più paradossale è che come Napoleone non credeva nella religione, nella sacralità di Roma dal punto di vista religioso, così lo stesso Putin non crede a quello che dice. Because just like Napoleon used religion, so Putin just uses religion without believing in it. E Putin sta facendo un uso strumentale della religione senza credervi. Some time ago I had a chance to visit an exhibition about Napoleon, how he was perceived in the early 19th century. That was an exhibition in Mercato Traiano in Rome. Ho visto recentemente una mostra al mercato di Traiano a Roma, come era percepito Napoleone all'inizio del XIX secolo. Some French bishops in his time tried to invent a saint named Napoleone. E alcuni vescovi francesi avevano cercato un santo di nome Napoleone In order to present him as a patron of Napoleone. per farne il patrono di Napoleone Bonaparte. After Napoleon died on St. Helens Island, they started painting, icons with Napoleon ascending to heaven like Jesus Christ. E dopo la morte di Napoleone a Sant'Elena ci furono anche delle icone del Napoleone che ascendeva in cielo come Cristo. This is true. I saw those icons. E le ho viste, quindi non sto raccontando storie. So Napoleon was an atheist. He did not believe in religion, but many people in the church, in the Catholic Church, perceived him almost as a holy figure. Non credeva nella Chiesa Napoleone, ma era percepito da una parte della Chiesa cattolica come una sorta di santo. That's how exactly Putin is perceived by many Orthodox Christians in Russia. He doesn't believe in the church, but many people believe that he is like an incarnation of the Byzantine emperor. È un po' come viene percepito Putin da parte di molti all'interno della Chiesa in Russia. Putin, non crede nella Chiesa, ma viene da molti percepito come una sorta di rincarnazione dell'imperatore bizantino. So we are facing an attempt of manipulation and reconstruction, historical reconstruction of the empires that existed in the past. Siamo quindi di fronte a una manipolazione storica e a un tentativo di ricostruzione dell'impero che esisteva nel passato. And this reconstruction is really like a game. Those reconstruction gamers who, reconstruct like Viking fights and, knights from the Middle Ages. They come together, drink beer, have fun, and occasionally, dress in a funny way, and then they just try to make a battle. È una sorta di ricostruzione come avviene a volte in luoghi storici dove ci sono riunioni, assemblee di persone che poi si vestono da combattenti medievali e inscenano guerre, battaglie per avere
un diversivo. That's exactly what Putin is trying to do. He reconstructs what he calls the Great Patriotic War or the World War II. È la ricostruzione della retorica della grande guerra patriottica, cioè della resistenza a Hitler applicata alla guerra in Ucraina oggi. The only difference is that the real blood is shed. Real people really die. L'unica differenza è che in questa ricostruzione il sangue versato è reale e persone stanno morendo. The thing is, Putin doesn't care. He doesn't take into consideration that people die. For him, it's just a game. Putin di questo non si cura e per lui è soltanto un gioco, non ha preoccupazione a riguardo. And of course, his purpose is not to be like a Byzantine Basileus, emperor. His purpose is not to be like Stalin, to be similar to the figures of the past. E il suo obiettivo non è quello di essere un Basileus del passato, ma di essere qualcosa di nuovo. I believe his purpose is not to protect the so-called traditional values, because he violates all those values himself in his life. Like, he doesn't have a proper functional family. He divorced from his wife. We know about several wives, girlfriends that he has, and he has children from them. So he's like an incarnation of the moral decay, moral corruption. La stessa retorica dei valori tradizionali è strumentale anche perché non sono per nulla rispettati dallo stesso Putin, che ha divorziato dalla moglie, ha avuto diverse relazioni e diverse mogli. His real purpose is, I would summarize it by one phrase: make Russia great again. E possiamo dire il suo slogan, può essere riassunto in una frase, il suo programma, che è quello di Trump, fare di nuovo la Russia grande, make Russia great again. Yes, and this slogan was not invented by Trump regarding the United States. E questo slogan non è stato inventato da Trump riguardo agli Stati Uniti. Because if you look in the history of the 20th century, you see quite a few examples of the leaders who tried to make their countries great again. Se guardiamo alla storia del XX secolo abbiamo diversi esempi di leader che hanno cercato di fare il loro paese grande di nuovo. The most obvious example is a guy who tried to make, after the defeat in the World War I, tried to make Germany great again. È una figura che ha cercato di fare la Germania ancora grande di nuovo dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale. There was another guy who tried to restore the Roman Empire and to make Italy great again. Un altro personaggio che ha cercato di restaurare l'impero romano e ha cercato di fare l'Italia grande di nuovo. Essentially, Putin stands in the same line with those guys. E Putin lo possiamo collocare nella linea di questi personaggi storici. He says that I'm fighting against Nazism and fascism. Finge di combattere il nazismo e il fascismo. But exactly what he does, and it has been noticed, that if you want to understand what he wants and what he does, that's exactly what he accuses of others. He says, others do something, it means that's exactly what he is doing himself. E quando accusa gli altri di qualcosa è esattamente quello di cui egli stesso si rende colpevole. So I think we are facing in Europe, modern Europe, the resurrection of the ghosts that haunted the European continent in the 1930s, in the 1940s. Penso che siamo di fronte ai fantasmi che hanno infestato l'Europa negli anni 30 e all'inizio degli anni 40. And I believe we need to face this new situation in the same way as Europe faced the challenge of the nationalistic regimes in the middle of the 20th century.
E penso che si debba affrontare questa crisi con lo stesso spirito con cui si è affrontato il nazionalsocialismo nella metà del secolo scorso. And unfortunately, I should say about my own church, that my church is complicit in this, participates in supporting, in endorsing, in legitimizing this regime. E purtroppo riguardo alla mia Chiesa devo dire che essa è in questo momento complice e legittima questo regime e questa retorica. Essentially, my church says that whatever he does, it comes from God. I mean, Putin does, it comes from God. He has an inspiration, he has a special mission from God to save the world from itself, to save the West from the Western values. La mia Chiesa sostanzialmente dice sì, Putin ha una missione da Dio stesso, la missione di salvare il mondo da se stesso, di salvare l'Occidente dalla decadenza, di salvare i valori tradizionali. And of course, those who pay most for these dreams, for these mad ideas, are children. E coloro che pagano di più per questo sogno, che è una follia, sono i bambini. Around 500 children have died in this war from the Ukrainian side. In Ucraina sono morti almeno 500 bambini per questo conflitto. Thousands were separated from their parents, brought to Russia and adopted by the new Russian families with alive parents. Migliaia di bambini sono stati separati dai loro genitori, portati in Russia e adottati da nuove famiglie russe mentre i loro genitori sono vivi. They experience what Orwell described as re-education. E stanno sperimentando quello che Orwell ha descritto come una rieducazione. Many children fortunately managed to leave Ukraine and ended up in the Western European countries. Molti bambini hanno avuto la fortuna di scappare dall'Ucraina e di rifugiarsi in paesi europei. And we are absolutely grateful to the countries that hosted them, including Italy, which demonstrated amazing, tremendous compassion and solidarity. We are really, really grateful. E devo dire anche che c'è una grande gratitudine da parte ucraina per le nazioni che hanno ospitato questi rifugiati, in particolare per l'Italia, che ha accolto i bambini con grande compassione, attenzione e misericordia. What kind of children they are? Most of them actually, as children, they enjoy new experiences. Che tipo di bambini sono? Molti di loro, come bambini, come giovani, sperimentano nuove esperienze. At the same time, most of them experienced sirens, warning for missile attacks, hiding in shelters, deprivation of food. They saw death. Molti di loro però hanno sperimentato anche le sirene, gli attacchi aerei, rifugiarsi nei rifugi antiaerei, hanno visto la morte. I believe that the majority of the Ukrainian children in the future will face the consequences of post-traumatic syndrome. E molti di loro probabilmente dovranno affrontare i sintomi della sindrome post-traumatica. We've just come out of the pandemic of COVID, and Ukraine is going to experience the pandemic of post-traumatic syndrome. Stiamo uscendo dalla pandemia del Covid e stiamo in Ucraina sperimentando la pandemia della sindrome post-traumatica. And it is already happening. E questo sta già avvenendo. Just one example. Un esempio. Hemingway famously said that the shortest tragic story that could be told is like this. Un esempio, Hemingway diceva: questa è la storia più breve che si può essere raccontata. Child's shoes for sale, never worn. The shoes of a child for sale.
le scarpe dei bambini bambini. per navigare. To sail, buy, sell. Per vendere, da vendere. Never worn. Non, Which was never worn by a child. So, non sono mai consumati. yeah. So this is believed to be the shortest tragic story. Questo è il modo più breve per raccontare questa storia. 6 words. I believe there are even shorter stories of the same tragedy. 4 words. C'è anche un modo di dirlo in 4 parole. This was an inscription in a school in Poland with many Ukrainian children. È una iscrizione in una scuola in Polonia con molti bambini ucraini. Air balloons are prohibited. Qui il pallone sono vietati. Yeah, because if you pierce them, they blast and this scares children. Perché se vengono bucati i palloni esplodono e i bambini sono traumatizzati. Yeah. So this is the reality we are facing. And well, I will not give you advice, I will not explain you how to deal with them. You know it much better. Non darò consigli o suggerimenti per come comportarsi, lo sapete meglio di me. Yeah. I just wanted to explain what kind of children. They can be really joyous and enjoying their new environment, new friends and things. Il tipo di bambini che arrivano in Europa possono essere molto gioiosi, capaci di sperimentare nuove situazioni, nuovi amici. But in the back of their mind, there will be always this tragic experience. Ma nel fondo della loro mente rimane questa esperienza tragica. Now I'll be happy to answer your questions. Allora ringraziamo per questi 2 interventi che ci hanno aiutato a entrare dentro la realtà